Ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata dei consigli del Ciarcia. Oggi vi faccio un inchino, vi ringrazio moltissimo per i messaggi che mi mandate, sono contento che gradiate quello che faccio e sono qui per questo, per aiutarvi e per darvi dei piccoli consigli. Allora, oggi di che cosa parliamo? Oggi voglio darvi dei piccoli consigli su tecniche di gara, o meglio sullo svolgimento della gara stessa, e voglio parlarvi anche un po' più approfonditamente della meccanica di una Mini 4VD e darvi delle piccole dritte, dei piccoli consigli da poter controllare in maniera tale che vi accadano meno imprevisti di quelli che dovrebbero capitare in genere. Ovviamente abbiamo qua il solito Super 2 I-Class, però ho anche il mitico MA formaggiotto e anche le Expert classiche. Voilà, adesso che cosa facciamo? Togliamo la mia brutta faccia e andiamo su quello che ci interessa realmente. Eccoci qua, spero insomma che si veda abbastanza bene. Facciamo così, perfetto. Allora ragazzi, parto da questa cosa qui e cercherò di essere rapido come al solito. Non fate caso alla location, questa è la camera di mio figlio, che almeno è molto spaziosa, c'ha molta luce, e se vedete dei trenini, peluche e cose varie, semplice amministrazione. Allora, qui vedete il mio solito Super 2. Allora, ipotizziamo che questa macchina sia tutta smontata. Partiamo dal telaio Super 2 Carbon. Andremo a montare i contatti davanti e dietro sul cartellino motore e ci siamo. La Mini 4VD è composta da diversi elementi. L'insieme di tutti questi elementi determinano la prestazione della vettura. Quindi, se per esempio c'è una persona che dice come faccio a capire qual è la Mini 4VD più veloce, oppure qual è l'elemento che determina la velocità di una Mini 4VD in pista? Il 90% delle persone dice beh, il motore. In realtà è giusto, ma non esattamente. Perché? Se io ho una Mini 4VD con un motore estremamente performante, ma tutto il restante non è performante, ragazzi, sono problemi. Sono problemi anche grossi. Perché? Andremo a non sfruttare l'efficienza del motore reale, andremo ad avere un consumo, un assorbimento di batteria maggiore, la Mini andrà più piano e moralmente saremo a terra, perché dici ma come c'è un motore potente? Cosa significa? Bisogna tenere sott'occhio tutto quello che gira intorno e internamente alla Mini. Quindi, ipotizziamo che, come dicevo, che questa macchina sia smontata. Noi andiamo a montare il nostro telaio con tutti i vari carterini, avanti e dietro, i contatti e ci siamo. Da cosa è composta la Mini 4VD? Dei cuscinetti a sfera, che vanno qui in mezzo, appunto, tra le ruote. Ovviamente, voi quando comprate la Mini 4VD trovate tutto ciò che è necessario di plastica, ok? Però bisogna appunto fare degli upgrade e un upgrade fondamentale sicuramente sono i cuscinetti a sfera per ridurre l'attrito. Come sappiamo ce ne sono di diverse tipologie, ci sono i 620, ci sono gli HG, ci sono i round fluorine, ce ne sono un'infinità. Quale scegliere? Io personalmente consiglio i 620, sono super resistenti, una volta che sono sbloccati girano veramente tanto, facili da pulire e comunque abbastanza reperibili in commercio. Cosa bisogna fare però? Quando voi avete i cuscinetti, e soprattutto ricordatevi una cosa, tutto ciò che è cuscinettato, quindi cuscinetti a sfera delle ruote, cuscinetti dei roller, cuscinetti delle clessidre, tutto ciò che appunto ha dei cuscinetti necessita di uno sbloccaggio, o meglio, ci sono tantissimi modi per far sì che questi appoggi girino tantissimo.
Io cercherò di darvi quello più semplice, più sbrigativo che possiamo fare tranquillamente tutti. Basta semplicemente andare in ferramenta, per chi non lo avesse, comprate una boccetta di petrolio bianco o petrolio lampante, è la stessa cosa, costa 3 euro, al massimo 3,50 euro, 4 euro se beccate la traccia. Lo portate a casa, prendete un barattolino di vetro piccolino, ci mettete un po' di petrolio dentro, sempre usando i guanti, ragazzi, mi raccomando, i guanti, eventualmente anche una mascherina per evitare di inalare vapori. La sicurezza è la prima cosa. E prendete tutto ciò che è cuscinettato e lo mettete dentro questo liquido e lo lasciate circa una notte. Su questo sistema c'è chi storce il naso, c'è chi dice ma oddio non è che sia buono, ci sono sistemi migliori. Ripeto, ci sono sistemi migliori, vaschetta ad ultrasuoni, una marea di roba ragazzi. Però io cerco di darvi quei consigli che sono facili e che comunque sia ti fanno ottenere dei risultati. Prendete tutto ciò che è cuscinettate e li mettete dentro una vaschetta, dentro un bicchierino di vetro possibilmente che resiste meglio. Lasciate una notte, il giorno dopo tirate fuori tutto ciò che è cuscinettato, asciugate, tamponate e rimontate. In questo caso voi noterete sicuramente che rispetto a prima avrete un attrito sicuramente minore rispetto a prima. Questa è una sicurezza che vi do. Ovviamente gli appoggi non avranno raggiunto la loro massima efficienza. Per questa cosa basta che mettete la macchina in pista, girate, 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 girate. Pian piano noterete che gli appoggi tenderanno a sbloccarsi da soli. Pian piano. Può capitare che vi capiti per esempio il roller da 19, da 17 che sia veramente duro, cioè nel senso che non si riesce a sbloccare. In quel caso bisognerebbe fare una cosa, bisognerebbe rimuovere il cuscinetto, carteggiare la parte interna con una carta vetrata finissima, proprio dare una leggera frisatina e rimettere il cuscinetto. Ma questa è un'operazione di cui vi parlerò la prossima volta perché è abbastanza, sembra facile ma è abbastanza complessa, perché se voi sbagliate a frisare un pochino il cuscinetto entra e esce e il roller praticamente ve lo giocate. Quindi sostanzialmente lasciate tutto ciò che è cuscinettato dentro la boccettina per una notte, togliete il giorno dopo, pulite, montate e poi cominciate a far girare in pista. Tornando all'esempio del telaio smontato, noi quindi avremo telaio, contatti, cuscinetti pronti che abbiamo già sbloccato. Andremo a mettere le ruote, selezioneremo, o meglio scusatemi, prima di tutto ciò, o meglio prima delle ruote, cosa fondamentale, la trasmissione. Trasmissione, questa che vedete, è quell'elemento che garantisce il sistema 4VD alla macchina. Senza di questo ovviamente la Mini 4VD sarebbero 2 ruote motrici. Grazie alla trasmissione abbiamo che tutte e 4 le gomme girano, quindi 4 ruote motrici. Ci sono ovviamente le versioni quelle classiche di trasmissione, ci sono quelle alleggerite. Vi consiglio ovviamente le alleggerite perché hanno un peso ridotto e hanno anche una lavorazione sui dentini che vi permette di avere un attrito minore fra le parti di plastica e gli ingranaggi. Mettete sempre, quando andate a montare, una spennellatina leggera di grasso Tamiya, quel tubetto blu classico che vedete, nelle sedi dove la trasmissione dovrà andare a girare, quindi qui e qui, per capirci, poco poco spargete bene il grasso in maniera omogenea e una volta montata la trasmissione andate a scegliere i rapporti che preferite. Rapporti ragazzi ce ne sono un'infinità, non vi sto a dire 3, 5, 1, 3, 4 a 1 perché non si capisce una sega, andrò molto generico e vi dirò i colori. Allora in questo caso io ho montato un rapporto da velocità, quindi corona celeste, contropignone giallo e poi le due coroncine che dovrebbero essere rosa io ho montato vedere che sono in carbonio, più resistenti. Diciamo, per farvela breve, con questo tipo di ingranaggi voi avrete la velocità massima della macchina. Però ci sono delle piste dove la velocità massima non è richiesta perché sono più tecniche.
magari con molte curve, e quindi dovrete semplicemente cambiare i rapporti e scegliere dei rapporti che siano un po' più da ripresa e meno da a lungo. Quindi in questo caso, sempre su un telaio odd, potremo montare per esempio al posto della coroncina celeste vorremmo montare un verde scuro. Se vogliamo andare a ridurre ancora, quindi più accelerazione e meno velocità, metteremo una corona marrone e una controcorona rossa o nera e così via. Però questa poi ne parleremo più avanti. Montato quindi telaio, cuscinetti, corone, ingranaggi, trasmissione, tutte queste cosine qua, andiamo a chiudere. Tac, come vedete è semplicissimo sul Super 2. E andiamo a scegliere i cerchi e gomme. Innanzitutto, vabbè, in questo caso ho montato degli Y spocchi in carbonio, misura intermedia con gomme super hard posteriori e maroon davanti, perché la pista dove ho girato ultimamente richiedeva comunque era abbastanza tecnica e quindi preferivo che la macchina insomma non avesse un particolare grip ma che scivolasse bene. Consiglio sempre di mettere il biadesivo sui cerchioni prima di montare le gomme per evitare che queste possano distaccarsi. Montatelo sempre, mi raccomando. I cerchioni ce ne sono di diversi materiali e tipologie ovviamente. Stessa cosa come per i telai, no? Quando voi prendete un cerchio, cioè un blister di cerchi da 4 per capirci, noterete che nello sprue, cioè nel rettangolino che li contiene, c'è sempre la dicitura ABS, PC più ABS, o meglio scusate, PC più GF. Praticamente ci sono sia i carbon che in plastica più dura. Quindi scegliete con cura quelli che preferite. Non vi sto a dire quali sono i migliori perché, ripeto, è sempre una questione soggettiva, ok? Fatto questo, ipotizziamo che qui noi abbiamo il telaio montato completo, insomma abbiamo i contatti, il blocco motore, abbiamo le gomme con i cuscinetti, abbiamo la trasmissione, gli ingranaggi, perfetto. Che cosa manca? Il motore, ovviamente. Sul motore ragazzi ci sono tantissime cose da dire, veramente un'infinità che voi neanche ve ne rendete conto. Questa volta cercherò come al solito di essere sbrigativo. Io per esempio su questo ho montato un light dash, facilmente riconoscibile dalla carottina grigio-gialla. È un motore intermedio, è un motore che comunque lo puoi utilizzare in particolare su piste particolarmente tecniche, non super veloci. È quel classico motore che ti dà il giusto compromesso. Poi ovviamente dipende sempre dalla tipologia di pista. Magari sono piste dove si può correre tanto, 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 metterete un power. Se volete esagerare, metterete uno sprint. Su piste invece che magari sono veramente ostiche, Beppe Style per capirci, potremo tranquillamente montare dei Rev, degli Atomic, motori comunque meno performanti ma che comunque consentono sempre di ottenere delle valide prestazioni per quel tipo di tracciato. I motori ovviamente bisogna rodarli, ma di questo non ve ne parlerò adesso, farò una sezione specifica dove magari vi darò anche qualche consiglio proprio pratico. Immaginiamo appunto che ora abbiamo tutta la macchina, che cosa bisogna fare? Bisogna montare il setting. Il setting, come vi dicevo, questo è un classico di una Jump Expert fondamentalmente. Tornando al discorso di prima, se abbiamo fatto un buon lavoro di sbloccaggio dei roller una volta montati, non dobbiamo fare altro che prendere la macchina, mettere le batterie e cominciare a farla girare in pista. La macchina girando in pista ci darà delle percezioni. Noi ovviamente vedremo la macchina che va in un determinato modo rispetto a un altro e sarà proprio lì che noi andremo ad intervenire, perché come vi ho già detto l'altra volta non esiste un setting specifico per tutti i tipi di pista, quindi la macchina va portata con un assetto tipo e poi in pista andremo a modificarne a bisogno.
Per esempio, la pista è particolarmente difficile, monteremo dei freni con una mescola più dura. La pista è particolarmente facile, metteremo dei freni che hanno una mescola più morbida per frenare di meno. Noteremo che c'è, che ne so, un ponte che è difficilissimo, andremo a mettere sul lato destro anteriore, quindi in questo caso andremo a mettere un roller gommato. Ehm, Ci sono tantissimi aspetti da vedere, però questo ripeto, poi se ne parlerà in pista, magari quando avremo anche l'occasione di vederci, quando volete potete chiedermi qualsiasi cosa, tanto sono a completa disposizione. Un piccolo consiglio che vi do sui telaio hold: se notate quando girate che la macchina va particolarmente piano rispetto a prima, o magari notate che in curva sforza, ci sono diversi fattori che possono causare questa cosa, ad esempio il motore che ha reso di rendimento, scusate, ha calato di rendimento, le batterie che sono scariche, oppure fate sempre attenzione a questa cosa: tenete ferme con la mano le ruote anteriori e fate girare leggermente, senza usare troppa forza, ripeto, senza usare troppa forza, fate girare leggermente le ruote posteriori. Come vedete in questo caso, più di tanto non girano. Se invece voi notate che tenendo fermo le ruote posteriori, queste qua dietro girano proprio, fanno un giro completo, significa che la trasmissione si è spanata. Praticamente i due pignoni agli estremi della trasmissione hanno cominciato ad avere un gioco. E questo che cosa significa? Che la Mini 4VD ha sempre 4 ruote motrici, però sta sforzando, e più continuate e più praticamente quei pignoni si indeboliranno e la Mini non renderà più come prima. Quindi appena noterete questa cosa, cambiate subito la trasmissione e la Mini tornerà esattamente come prima. Ok ragazzi, questo insomma sono dei piccoli consigli di gara. L'altra cosa che sembra una sciocchezza, che secondo me in pochi badano: ma la Mini 4VD come si mette in pista? Cioè, quando io devo partire, come si deve mettere? Qual è il modo corretto di mettere la Mini? Allora ragazzi, il modo corretto di mettere la Mini è accendere e tenere la Mini, io perlomeno faccio così, e tenere la macchina così. Praticamente voi la tenete sollevata a circa 1 centimetro da terra, leggermente inclinata verso l'anteriore, ok? Quando c'è, che ne so, il semaforo, appena vedete il verde, voi non fate altro che con delicatezza poggiare la ruota anteriore e lasciare il posteriore. Ripeto il movimento così, così. Non dovete fare questo spingendo, perché così venite squalificati. Ma vi assicuro che voi, mettendo la Mini in questo modo e facendolo andare, la Mini raggiunge già un'ottima accelerazione. Perché spesso si fa l'errore di metterla così, 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 oppure così. È sbagliatissimo. Dovete tenerla il più basso possibile, quasi aderente, e poi lasciare con calma, lasciarla andare, senza nessuna spinta. Vi ripeto ragazzi, queste sono tutte piccole sciocchezze che tanti di voi magari diranno: mamma mia, ma cioè, mica siamo sciocchi. Eppure vi assicuro che tutto questo insieme di cose vi farà la differenza. Perché se voi durante una manche, prima di ogni manche, anzi, controllate tutto il setup della macchina, controllate che tutto sia avvitato, controllate che la trasmissione sia perfettamente salda, avete controllato il livello delle batterie, il motore l'avete sistemato, gli ingranaggi sono funzionanti, gli appoggi sono ben serrati, le ruote stesse sono ben serrate, voi avete già un'ottima possibilità di fare una buonissima manche e di evitare che magari quei piccoli inconvenienti che possono capitare, come ti si stacca una gomma, ti si stacca un roller perché non hai controllato di stringere bene, e qualsiasi altra cosa, la andate ad evitare.
Anche perché alla fine, ragazzi, cioè le Mini 4VD è anche questo. Spesso si dice che nelle Mini 4VD c'è la fortuna. Sì, ragazzi, nelle Mini 4VD c'è anche tanta fortuna, come in tutte le cose della vita. Però nelle Mini 4VD, siccome ci sono una marea di variabili che possono condizionare il buon andamento della gara, sarebbe buona norma cercare ad ogni manche di limitare il più possibile gli inconvenienti. Se io non ho cura della macchina, ho la manche, mi importa soltanto del motore e delle batterie, non controllo tutto il resto, magari sì, ho un motore e delle batterie della Madonna, ma poi magari mi si staccano gli appoggi. Quindi, in sostanza, il consiglio che vi do è controllare sempre tutto della macchina prima della manche, partire in modo corretto, selezionare con cura tutti i componenti, sbloccare il più possibile e vedrete che le cose cambieranno da così a così. No, com'era? Da così a così. Vabbè, ma non mi ricordo, comunque ci siamo capiti. Ok ragazzi, questi è sono altri piccoli dettagli che vi ho dato, spero che comunque possano essere di vostro gradimento come al solito. Io vado a rimontare tutto, vi ringrazio per la visione e ci vediamo nella prossima puntata dove magari per chi è interessato spiegherò qualcosina sulla mia nuova Expert MA, che è questa che vedete, che ripeto è una macchina test, deve essere provata, quindi non so dirvi se va bene, se va male, non lo so, va provata, però è una cosa sulla quale ci ho ragionato molto e mi fa piacere condividere insieme a voi cosa ho fatto e perché l'ho fatto. Quindi per chi volesse, la prossima puntata sarà su Expert Classica e discuteremo insieme di qualche piccolo dettaglio. Io come al solito vi ringrazio, vi saluto, vi faccio rivedere anche la mia brutta faccia. Grazie ragazzi, ciao a tutti.